Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo quarto episodio, come preannunciato nello scorso episodio, che se non hai ancora visto ti invito a cliccare il link qui in alto dove troverai la playlist di tutti i viaggi sull'Egitto pubblicati fino adesso. E in questo quarto episodio appunto lasceremo Marsalam, luogo per lo più naturalistico dove abbiamo visto il deserto, abbiamo nuotato con i delfini, abbiamo visto barriere coralline mozzafiato e tanto altro. Ci sposteremo in un luogo molto più storico sulle coste orientali del Nilo, ovvero a Luxor, uno dei luoghi migliori per rivivere al meglio l'affascinante storia dell'antico Egitto. Infatti Luxor è considerato il museo a cielo aperto più grande del mondo. L'unico problema è che Marsalam e Luxor non sono proprio così vicine. Infatti ci attenderanno ben 7 ore, se non di più, di pullman andata e poi altrettante a ritorno. Però adesso basta parlare, vi lascerò molte più informazioni e curiosità durante il corso del video e partiamo alla scoperta dell'antico Egitto. Allora gente, abbiamo appena lasciato la nostra camera e sono le 2:45 del mattino per andare a Luxor e ci siamo portati il cuscino perché ci aspettano tipo 5 ore di pullman, o così pensavo, e spero di farmele tutte dormendo. Allora, sono le 3 del mattino, adesso siamo sul van e sono le 3 del mattino. Se non l'avevate capito, erano le 3 del mattino e alle 4 arriviamo a prendere altri italiani e tra un'ora quindi dovremo raggiungere il posto dove prenderemo l'autobus e lì spero veramente di dormire. Ok, siamo saliti sul pullman e sono le 4:16 e tra un po' credo che partiremo. Ho ben 2 posti per dormire. Andiamo adesso verso nord, esattamente dentro il deserto orientale. Sul deserto 160 km. Ok gente, siamo arrivati alla prima fermata in autogrill. Come potete vedere ho dormito. Comunque non vedo l'ora di scendere da qua. Mi fanno male le ginocchia tipo. E dopo questa mini pausa di 20 minuti ci siamo rimessi in viaggio. E mentre ci godiamo il viaggio vi darò qualche curiosità. Il deserto che stiamo percorrendo in questo momento è il deserto orientale, quindi a est del Nilo. Come potete vedere è un deserto roccioso, mentre a ovest del Nilo si trova il deserto occidentale, che è un deserto sabbioso, conosciuto meglio come il deserto del Sahara, che vuol dire a sua volta deserto, quindi dire deserto del Sahara è come dire deserto del deserto. Pieno di questi blocchi tutti recintati con dei militari dove fanno controlli, ma pieno. Li ho salutati, aspetta, adesso sì, quanti sono in macchina? In 7. Ora sono le 10 e non siamo ancora arrivati a destinazione e siamo in viaggio da 7 ore e ancora non è finita. Non si arriva, è un viaggio infinito, veramente infinito. Ok, stiamo entrando nel tempio di Karnak. Appena arrivati gente siamo in posti, neanche un attimo di riposo qui. Noi adesso ci troviamo esattamente qua e la guida in questo momento ci stava spiegando come una volta i re non parcheggiavano distante come abbiamo fatto noi, ma arrivavano direttamente all'interno del tempio in barca. Infatti questo è il porto del tempio e una volta quindi incanalavano le acque del Nilo da qua per tutto questo canale, così che le barche potessero entrare direttamente all'interno del tempio.
A prova di questo ci stava mostrando come la parte più bassa del muro era più scura per via della presenza di acqua. Fort of the Temple. Passiamo adesso alla grande sala di Postila, ovvero il tempio più grande del complesso di Karnak. Infatti comprende ben 5.000 metri quadri di terreno, sostenuto da 134 colonne disposte su 16 file, fino a raggiungere persino i 26 metri di altezza e gli 11 metri di diametro. È risalente al XV secolo a.C. ed è dedicato al dio Amon-Ra. Passiamo adesso all'obelisco di Tamses I. Stiamo parlando di un obelisco di più di 200 tonnellate e la cosa interessante è come hanno fatto gli egiziani a quel tempo a mettere sulla sua base una struttura così pesante. Infatti non è stata una cosa per niente semplice. Innanzitutto in centro veniva messa la base, dopodiché tramite un sistema di rampe l'obelisco veniva agganciato a migliaia di tori che tiravano su l'obelisco. Dopodiché in centro veniva messa la sabbia, veniva tolta la sabbia e l'obelisco pian piano scivolava verso la base. Inoltre questa enorme colonna è attaccata alla base solamente dal peso, solamente dalla forza di gravità, quindi senza cemento o altre colle. Infine abbiamo visto la sala delle cerimonie, ovvero dove si pregavano gli dei. In quello che sembra un altarino c'era la statua di un dio e la cosa curiosa era come i sacerdoti dell'epoca non davano mai le spalle a questa statua e infatti uscivano camminando all'indietro, addirittura cancellando le proprie orme, quindi passo e pulivano, ma entravano sporchi o puliti dentro questa stanza sacra. Ovviamente entravano molto puliti e andavano a lavarsi nella piscina sacra che adesso vi mostrerò. Questa è la piscina di cui parlavamo poco fa. Non so voi, ma quando la guida ci parlava di questa piscina non me l'aspettavo di certo così grande. Infatti si tratta di una pozza d'acqua di 50 x 80 e profonda ben 3 metri. Ci sono dei canali, ovvero buchi là in fondo, che servono per caricare, e mentre più in basso ovviamente ci saranno quelli per scaricare, per appunto ripulire l'acqua, perché sennò poi diventa stagnante. E anche questa volta l'incredibile ingegno di questo popolo antico mi ha stupito. Infatti vi ricordo che ci troviamo intorno al X e XV a.C. Allora mi ha appena detto che se giri intorno a questo per 3 volte in senso antiorario porta fortuna e puoi esprimere un desiderio, e questo si avvera in teoria, quindi vediamo. 2, no 1. 2. Il signore ne sta esprimendo di desideri, è il 6° giro che fa lui. No. Ah, il terzo. E 3. E esprimo che il canale arrivi a 1000 iscritti. Entrando in pullman, ma non avete capito che caldo fa, ci sono 39 gradi, ma giuro caldissimo, davvero caldissimo, si soffre. Allora, stiamo entrando alla galleria dei papiri per vedere come sono fatti i papiri. Ma vediamo e scopriamo adesso come nell'antichità riuscivano a fare questi fogli di papiro, che addirittura erano così resistenti da durare anche migliaia di anni. La pianta che il signore ha in mano è il famoso papiro egiziano. Dopo aver tagliato il gambo in bastoncini più piccoli e averli messi a mollo, si rimuove la parte esterna verde. Il gambo rimasto è costituito dal 20% di zucchero, ma dopo averlo schiacciato ripetutamente con un martello e con un mattarello, si rimuove la metà dello zucchero, arrivando così al 10%, rendendolo molto più flessibile. Questi vengono messi nuovamente in acqua, ma stavolta per ben 7 giorni, e si formerà un papiro bianco, oppure addirittura per 2 settimane, dove si formerà il papiro più comune, ovvero quello marroncino. Dopo questo periodo di ammollo lo si posiziona in verticale e in orizzontale su una stoffa e si lascia sotto una pressa per altri 7 giorni. Il risultato è un papiro molto resistente e flessibile, che appunto ha la capacità addirittura di durare per un sacco di anni. Ma se per esempio uno sbagliasse a scriverci sopra, butterebbe circa 3-4 settimane di lavoro? No, e adesso vediamo il perché. Nome? Sofia. Sofia. Questo gomma
Utilizzando infatti un gambo del papiro, l'inchiostro, come per magia, scompare. Ma le magie non sono affatto finite. Che figata. Infatti non solo alcuni di questi papiri al buio diventavano luminosi e fosforescenti, ma addirittura cambiavano forma. Questo è quello che ha comprato mia madre. Passiamo adesso alla terza tappa di questo tour ricco di storia, ovvero al Tempio di Luxor, un grandissimo complesso templare egiziano di ben 47.500 metri quadri, che insieme al Tempio di Karnak e all'ultima tappa di questo viaggio, che non vi svelerò adesso, quindi vi conviene rimanere fino alla fine del video, rappresentano i monumenti più famosi di Luxor. Il tempio di Luxor fu dedicato alla triade di dei Amun, Mut e Khonsu. Fu costruito dal faraone Amenhotep III all'incirca nel XV secolo e decorato ed espanso 100 anni dopo da Ramses II. Ok, siamo appena arrivati al tempio di Luxor. Fa sempre più caldo, poi su questo asfalto qui. Mamma mia. Appena entrati ci siamo trovati di fronte il grande portale, alto ben 24 metri, costruito da Ramses II. E come potete vedere, una volta c'erano ben 6 statue colossali raffiguranti lo stesso Ramses, mentre adesso ne rimangono solo 2 completamente integre. E una volta c'erano anche 2 obelischi, ma quello di destra si trova adesso a Parigi, in quanto fu donato in epoche passate. Vai! Corre! Correre! Vai! Ok, adesso ci stiamo avviando verso la traversata del Nilo, quindi stiamo andando a prendere la nave per andare nella sponda occidentale, dove andremo a mangiare, visiteremo la valle di come lavorano del luogo e molto altro. Questo è il Nilo, ragazzi, guardate, sembra un lago ma è fiume. È uno dei fiumi anche più inquinati al mondo, come si può vedere. Però che barchette caratteristiche. Guardate qui, ragazzi, cosa c'è. Plastic free, devi passare da qui, Good. Praticamente, visto che non c'è posto sul molo, attaccano una barca dietro l'altra e diventa tutto un corridoio per far scendere le persone e vanno da una barca all'altra. Per chi non lo sapesse, il Nilo con i suoi 6.853 km di lunghezza è uno dei fiumi più lunghi al mondo, se non il più lungo, contendendosi il primato solo con il Rio delle Amazzoni. Attraversa ben 8 stati dell'Africa fino a sfociare nel Mar Mediterraneo. Non credo di averci mai messo tanto ad attraversare un fiume in vita mia. Lui è la nostra guida. Stiamo per attraccare. Ragazzi, ma guardate quante barche partono da qui e fanno avanti e indietro dal Nilo. Per questo il segreto è che è così inquinato. Arrivati sulla sponda occidentale. Andando al Crocodile Restaurant. Ehi, bello, mi sa che è tipo buffet. Quello so che gli piace.
Abbiamo fatto un po' di verdurini, i falafel che l'avevamo già provati. Il baba ganoush, melanzane. Salsa di melanzane. Con salsa di sesamo. E questo è il pane tipico. Un piatto arrosto di carne, patatine, riso e il resto è quello là, lo accompagnerò con quella salsina lì. E dopo mangiato siamo andati ai colossi di Agamemnon, ovvero questi meritano un sacco. Sono veramente enormi. Sebbene fossimo stati lì solamente per pochi minuti, mi sono bastati a capire il motivo per cui queste statue vengono chiamate colossi. Si tratta per l'appunto di due statue enormi raffiguranti il faraone Amenhotep III, erette ben 3400 anni fa e alte all'incirca 18 metri. Adesso stiamo entrando nella casa degli artigiani e già dall'entrata sembra bellissima. Qua si vedono loro come lavorano per fare i vasi, le piramidine. Viva Italia! Viva Italia! Voglio mangiare macaroni! Guarda che wow! Italiano fatti wow! Wow! Questo è salto greggio. Oh! Magari! Non magari! Allora, questa per questo non ho mai fumati. Sì, ne? Prego! Questa pietra calcarea. No? La pioggia! La neve! Guardate ragazzi quante sculture ci sono, ma questi che belle. Scacchi. Ah, questa è fatta a mano. E ci hanno aperto anche qui il tellamento, sono troppo gentili. Questi sono più elaborati. Ma che belli questi scacchi. Questa roba vecchia. Bellissimo. Stiamo andando alla Valle dei Re. Gli abbiamo lasciato il nostro pranzo al sacco, lasciato quei ragazzi lì, niente, almeno hanno da mangiare dopo il tramonto. La Valle dei Re è una necropoli dove venivano sepolti i sovrani del paese, con una superficie di 700.000 metri quadri, comprende ben 63 tombe, tra le quali quella di Tutankhamon, che vedremo tra poco. Come si può vedere dalla riproduzione in scala della Valle dei Re, ha una forma ad albero. Questa riproduzione non si limitava solamente a farti vedere la Valle dei Re dall'alto, ma ti mostrava anche la sua profondità. Infatti si potevano vedere anche i corridoi scavati per centinaia di metri che portavano alle varie tombe. La guida ci stava spiegando anche che più i faraoni regnavano a lungo e più questi corridoi erano lunghi e profondi. Ok, atterrati. Siamo arrivati, questa è l'entrata della Valle dei Re. Iniziamo con la tomba di Merenbetah. Ma passiamo adesso alla tomba più attesa di tutte, ovvero quella di Tutankhamon. Tutankhamon era dentro 3 sarcofagi, ovvero il più esterno, che era un sarcofago fatto di pietra, il secondo era fatto in legno ricoperto in oro, mentre il più interno era fatto interamente in oro, con un peso di ben 107 kg. Inoltre Tutankhamon aveva una maschera sul volto, anche questa interamente in oro, che pesava 7 kg. È considerata inoltre la più famosa di tutta la Valle dei Re perché la mummia è in ottime condizioni e perché sono stati ritrovati tutti i tesori che poi servivano ad accompagnare il faraone nell'aldilà. Dovete sapere però che per visitare solo la tomba di Tutankhamon bisogna pagare un supplemento di 20 euro.
Ramon abbiamo visto la volpe del deserto. Cosa attraversa? Adesso abbiamo ripreso il pulmino, andremo a bere qualcosa e credo che ci avvieremo verso casa dopo questa avventura che dura dalle 2:30 del mattino. Quindi è un sacco di ore che siamo in giro e siamo morti. 7 hours later. Ciao. Siamo riusciti ad arrivare in hotel finalmente. Sono distrutto. Addio. Ebbene sì, siamo giunti anche alla fine di questo quarto episodio e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi il quinto e ultimo episodio sulla Siria e sull'Egitto. Infatti nel prossimo episodio, che sarà l'ultimo, vi mostrerò la spiaggia più bella di tutta Marsalam secondo me e la nuotata con le tartarughe. Inoltre, se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e con un commento, con qualsiasi feedback, curiosità o quello che vuoi insomma. E rimani fino alla fine perché, come sempre, vi lascerò un mini sketch di quello che troverete nel prossimo episodio. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio e da Supertramp è tutto.